Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi puntata un po' scema, un'altra puntata scema sul mio canale. E oggi vi vado a dire, cosa vi vado a dire? Delle parole che sono in coreano ma che suonano esattamente come delle parole italiane, ma che hanno significati proprio diversi, ma proprio diversi. Ora vedrete, ora sentirete. Vi dico solo che, cioè, sicuramente questo video verrà tipo demonetizzato da YouTube, quindi potete già capire la bellezza, la bellizitudine delle parole che vi starò per dire. Però se ci pensate, questo video può essere un po' utile, perché alla fine sono parole che già sapete, quindi imparate delle parole coreane che già sapete, perché le sapete in italiano, ma con significato, cioè imparate solo il significato. Cioè, mi state capendo? Io no, io non mi sto capendo, ma se voi mi state capendo va bene così. E direi di incominciare. Ok, incominciamo. Adesso immaginatevi che avete trovato il coreano della vostra vita. È lui, è lì bello, alto, modello, ricco. Finite la vostra cena e lui vuole accompagnarvi a casa con la sua Mercedes Porsche Royce, ok? Lui vi accompagna, state per arrivare a casa e sentite ciuccia. State ferme, non è una brutta persona, perché ciuccia in coreano vuol dire parcheggio, ok? Calme, non tirate una sberla se sentite quella parola. Parcheggio, vuole parcheggiare. Poi cosa vuole fare nel parcheggio è un'altra storia. Però la parola di per sé, ciuccia, vuol dire parcheggio, quindi ciuccia hada, fare il ciuccia, ciucciare se proprio vogliamo, vuol dire parcheggiare in coreano. Quindi per il momento non spaventatevi, poi dopo che parcheggia, insomma, capite se spaventarvi o no. E c'è anche una versione avanzata di questa parola, perché grazie alla mitica Victoria, non so se ve la ricordate, però la mia amica Victoria una volta stavo tipo facendo finta di essere arrabbiata, non mi ricordo con chi, e se ne è uscita con questa cosa che tipo mi ha aperto un mondo infinito di gioie. Ha detto ciuccia figa. Dici, cosa vorrà mai dire questa cosa? Ciuccia figa. Vabbè, questo video ormai è demonetizzato ufficialmente. Ciuccia figa in coreano vuol dire ti tiro un calcio. Non è coreano, proprio coreano, diciamo, basico, è un dialetto. Però ciuccia figa, proprio detto correttamente ciuccia figa, vuol dire ti tiro un calcio, insomma. Quindi se un ragazzo vi dice questa cosa, non pensate ancora male che vuole andare nel parcheggio a fare ciuccia, semplicemente vuole tirarvi un calcio. Vedete? Non so quale tra le due sia peggio, insomma, però almeno lo sapete, Io, vedi, questi video sono informativi, io lo sapevo che erano informativi, sono informativi. La prossima parola che vi andrò a dire è cacca. Voi sapete come la cacca sia importante in questo paese. Ho già fatto diversi video a riguardo, sono andato al museo della cacca, sono andato a mangiare al ristorante della cacca da un gabinetto, insomma, se non l'avete visto metto il link qua, o forse era qua, non lo so. Però dovete sapere che la cacca ha proprio un significato positivo in tutti i sensi, perché cacca 주세요 vuol dire fammi uno sconto. Quindi se voi andate in un negozio, soprattutto ci sono delle zone che hanno tanti negozi piccolini, insomma, potete barattare spesso. Quindi in realtà sapere cosa vuol dire cacca è fondamentale. Si dice cacca 주세요, cioè dammi cacca, dammi lo sconto, insomma, avete capito, insomma. Quindi ora vi voglio tutti andare in Corea e dire cacca 주세요, cacca. Vedete, farete di quelli affaroni, grazie cacca. Ok, torniamo un po' a parlare degli apparati genitali, insomma. Dovete sapere che l'anno scorso ho scoperto che la parola cazzo è una bevanda del Nescafè. Quindi se voi andate al Nescafè bar d'inverno c'è questa bevanda, fortunatamente limited edition, che si chiama cazzo. Comunque sì, appunto è una bevanda che io ho provato. Ci ho messo ovviamente 10 ore e mezza a ordinarla perché non riuscivo a dirla. Cioè, mi dia un cazzo per favore, cioè, non è come mi usciva. Poi ce l'ho fatto a ordinarlo, in realtà è anche molto buono. Quindi se venite in Corea in inverno, perché è una limited edition, provatelo. Provate l'esperienza di andare al bar e di dire mi dia un cazzo.
Cioè in realtà è bellissimo se ci pensate. Continuiamo un po' con gli apparati genitali, anzi in realtà sempre lo stesso. E questa parola è per voi siciliani lì. Io sono anche siciliano, insomma i miei genitori sapete che sono siciliani. E non potevo non notare che uno slang per dire tanto, molto in coreano è ciolla. Se voi siete siciliani capite, comunque insomma ciolla in siciliano è sempre la stessa roba di prima, insomma, è sempre... Ma che brutto farlo. Comunque ciolla o cionna è un modo un po' volgarino, però insomma vuol dire comunque tantissimo. In effetti vuol dire anche un po' tipo minchia tanto, insomma, quindi in effetti ha anche senso che si dica ciolla. Però insomma voi siciliani potete andare in Corea e partire direttamente con lo slang, capito? La parola originale sarebbe chonna, però viene trasformata in questo ciolla. Bellissimo, insomma, ma quante soddisfazioni dà il coreano, quante. Altra parola italiana che usiamo spessissimo ma che in dialetto coreano vuol dire un'altra cosa è bello. Bello. Si dice bello, non proprio bello. Cioè non so se capite la differenza. Bello, bello, bello. Vabbè. E dovete sapere che appunto in realtà questo è completamente l'opposto in coreano. Se voi dite bello vuol dire tipo così così, niente di che. Che è proprio l'opposto di bello, capite? Cioè il mondo non è fantastico. La parola originale sarebbe piollo, però in dialetto si dice bello. Quindi se voi chiedete a una coreana com'è quel tizio lì e quella vi dice bello, è il contrario, cioè che mind the fuck è? Cioè proprio il contrario. E continuando con la serie bello, impariamo anche cosa vuol dire bono in coreano. Abbono. Non so se bono sia dialetto, però cioè non è milanese, vero? Bono, cioè un ragazzo figo, bono. Comunque pono, che non è proprio bono ma è pono. Io so che voi non capite la differenza quando io faccio così, però un po' c'è, capitemi, cioè voi cercate di capirmi, ok? Pono vuol dire numero di telefono, quindi in realtà anche qui è tutto connesso, perché se vedete uno bono dovete chiedere il bono, cioè capite? Cioè io devo fare Zelig, ma perché sto a fare YouTube? Perché? Cioè sono un comico. Abbono vuol dire numero di telefono. L'ultima parola che vi voglio dire e che mi hanno fatto notare in realtà i miei genitori quando sono venuti in Corea è il sugo. Ok, vi spiego meglio. In Corea sentirete spessissimo dire sugohaseyo, sugohaseyo, sugohaseyo. Hada haseyo vuol dire fare, quindi fare per sugo. Ma dici cosa vorrà mai dire? Perché appunto mio padre era lì, Marco, ma che vuol dire sto sugo, sugohaseyo, sugo, ma che vogliono il sugo perché sono italiano? Pensano che vado in giro con la passata di pomodoro? No, non vogliono la vostra passata di pomodoro, vogliono augurarvi un buon lavoro per la giornata. Se poi casualmente il vostro lavoro è fare le passate di pomodoro, allora si combinano entrambe, siamo tutti d'accordo. Però se non lavorate nelle campagne soulesi, soleane, quelle, quindi ora sappiate che il sugo è il buon lavoro, quindi sugohaseyo, fate un buon lavoro. Perfetto. E questo era tutto per questo video. Fatemi sapere se vi piacciono questi video un pochino più che poi non so, un pochino più cosa, perché non sono né informativi e niente, sono video scemi. Vabbè, se vi piacciono comunque potrei fare altri episodi con altre parole che sono in coreano ma che suonano come in italiano. Quindi se volete un altro episodio di questa serie mettete un thumbs up, mettete un like, così so che vi piace, posso pensare ad altre belle paroline. E noi ci vediamo nel prossimo video. Aggiornamento sulla camera di Flaminia. Mi sono accorto che nell'altro video io giustamente vi ho detto scrivetemi ovunque vogliate. Mi sono arrivati messaggi su Facebook mio privato, sul Facebook quello di Soul Mafia, su Instagram in direct, nei commenti di YouTube, nella email, insomma forse un po' pirla lo sono. Facciamo che se siete interessati alla camera che c'è nella mia casa in Corea, mi scrivete su Facebook di Soul Mafia, quindi non il mio privato ma di Soul Mafia, così è anche più facile rispondere. Per il team dei sottotitoli vi ricordo che serve l'account Line. Se volete aiutare con i sottotitoli, quindi fatevi un account Line e scrivete il vostro ID. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara e potrei dire un sacco di cose che ho detto in questo video, però sarebbero tutte volgari, dannazione. Cosa ho detto che non è volgare? Bello. Pizza, carbonara, bello.
Bla